Con questo video apriamo ufficialmente le porte alla serie sul periodo ipotetico. Seguiranno altri video sul periodo ipotetico e nel video di oggi vediamo il primo periodo ipotetico, il periodo ipotetico della realtà. Che cos'è il periodo ipotetico? Il periodo ipotetico è una struttura usata per fare delle ipotesi. È formato da due parti. Una condizione generalmente introdotta da sé, chiamata anche protasi, e una conseguenza. Abbiamo una condizione e una conseguenza. Per esempio, se c'è il sole, vado al mare. Se c'è il sole è la condizione. Se la condizione si realizza, la conseguenza è che vado al mare. Se c'è il sole, vado al mare. Condizione e conseguenza. Perché il primo periodo ipotetico si chiama periodo della realtà? Periodo della realtà. Si chiama così perché la condizione è una condizione reale o percepita come una condizione molto probabile dalla persona che parla. È qualcosa di molto probabile o reale. La conseguenza è una conseguenza certa. Se c'è il sole, vado al mare. Periodo ipotetico della realtà. Ma come si forma? La forma base del periodo ipotetico della realtà è con l'uso del presente indicativo in entrambe le parti della frase, nella condizione e nella conseguenza. Se c'è il sole, vado al mare. Presente indicativo in entrambe le parti della frase. Un altro esempio che può chiarire ancora di più la condizione di realtà è questo. Se mangio troppo gelato, ingrasso. È una cosa certa o percepita come molto probabile da me. Molto probabile dalla persona che parla. Io so che se mangio troppo gelato, ingrasso. Per me è così. Poi esistono quelle persone che mangiano quantità industriali di dolci e non ingrassano. Ma quello è un discorso a parte. Se mangio troppo gelato, ingrasso. Presente e presente. Però posso formare il primo periodo ipotetico usando anche il presente indicativo nella condizione e il futuro semplice nella conseguenza. Se mangio tutto questo gelato, ingrasserò. Uso il futuro semplice, è comunque un tempo dell'indicativo, che è il modo della certezza. Posso scegliere entrambe le opzioni. Un'altra opzione potrebbe essere di usare il futuro semplice in entrambe le parti della frase. Se arriveremo in ritardo, Simona si arrabbierà tantissimo. Futuro semplice e futuro semplice. Se arriveremo in ritardo, Simona si arrabbierà tantissimo. È una condizione reale o percepita come molto probabile da chi parla, ma il focus è nel futuro. Ma io posso usare tranquillamente anche il presente. Se arriviamo tardi, Simona si arrabbia tantissimo. O se arriviamo tardi, Simona si arrabbierà tantissimo. Tutte queste opzioni esprimono comunque la realtà. L'ultimo caso che vorrei presentarti è l'uso del presente indicativo con l'imperativo nella seconda parte della frase. Questo è usato per invitare qualcuno a fare qualcosa. Parliamo dell'imperativo. Se hai fame, mangia. Se vuoi venire con noi, vieni. Se volete andare al cinema, andateci. Io percepisco come reale o molto probabile che voi vogliate andare al cinema, quindi vi invito ad andarci. Se volete andarci, andateci. Questo era il periodo ipotetico della realtà. Per ricapitolare, il periodo ipotetico della realtà si usa quando una condizione è reale o percepita dal parlante come molto probabile. Possiamo formarla con il presente nella condizione e il presente nella conseguenza, con il presente e il futuro o con il futuro semplice in entrambe le parti. Se vogliamo invitare qualcuno a fare qualcosa, possiamo usare il presente nella condizione e l'imperativo nella seconda parte della frase. Se hai fame, mangia. Ora tocca a te. Come sempre ti chiedo di scrivere
sotto a questo video, nella sezione dei commenti, una frase usando il periodo ipotetico della realtà. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane uscirà il video sul periodo ipotetico della possibilità, il secondo periodo ipotetico. Ci vediamo al prossimo video!